Benvenuti in Santa Maria del Suffragio. Per parlare di questo santuario occorre fare un salto indietro nel tempo. E allora andiamo nel XVII secolo, in quella Roma ricca di grandi artisti, quegli artisti in grado di portare Dio all'uomo, attraverso opere di straordinaria bellezza. Siamo nel 1662, quando in via Giulia l'Arciconfraternita del Suffragio, presente nella piccola chiesa di San Biagio, sente l'esigenza di avere una chiesa più ampia. E così si dà inizio alla costruzione di Santa Maria del Suffragio, sulle fondamenta del Palazzo dei Tribunali, un edificio incompiuto ad opera del Bramante. Viene affidata la costruzione a Carlo Rainaldi, tra i maggiori architetti attivi a Roma nella seconda metà del XVII secolo, che raccolse la non semplice eredità di autori come Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini e Pietro da Cortona, contribuendo a caratterizzare l'aspetto barocco della Roma dei Seicento. Ecco, prima di entrare nel nostro santuario, ammiriamo la facciata. È una fra le più semplici del repertorio renaldesco. È divisa in due ordini, è spartita da 4 lesene che inquadrano nella parte inferiore un portale centrale e 2 laterali e in quella superiore un finestrone rettangolare. Una certa originalità è raggiunta con il doppio frontone, nel quale un timpano semicircolare si inserisce in quello triangolare di coronamento. Ora entriamo insieme. Si apre davanti a noi una navata unica, rettangolare, con cappelle laterali e volta a botte lunettata. Ma ora torniamo nel cantiere del santuario. Siamo tra il 1670 e il 1685, 15 anni di un susseguirsi di giovani e vecchi artisti, molti dei quali appartenenti all'Accademia di San Luca, che nella Roma di quegli anni passavano da un cantiere all'altro. Se facciamo silenzio, sentiamo il rumore degli attrezzi da lavoro nella preparazione dei singoli stucchi, le carezze dei pennelli sull'intonaco della volta, e vediamo le grosse impalcature, gli artisti che camminano da una parte all'altra nella fretta di terminare un lavoro che lascerà un'impronta straordinaria per molti secoli. Personaggi estrosi, eclettici, geniali, quali Giovan Battista Natali, detto il Cremonese, Girolamo Troppa, Gaspare Moroni, Paolo Naldini, Pietro Neri, Giacomo Calandrucci, Giuseppe Ghezzi, Giovan Battista Contini, allievo del Bernini e nominato principe dell'Accademia di San Luca, Niccolò Berrettoni, Giuseppe Chiari, Giovan Battista Beinaschi, Carlo Maratta, tutti questi artisti per rendere grazie a lei, alla Madonna, che è padrona in questa bella casa. La vediamo raffigurata nella pala d'altare, Madonna del Suffragio con le anime del Purgatorio, la Vergine e gli angeli che portano in cielo le anime del Purgatorio, mentre i fedeli contribuiscono a liberarli con le loro preghiere. Il termine suffragio deriva dal verbo latino suffragari, che significa soccorrere, sostenere, aiutare. Questo la Chiesa di Cristo ci insegna, attraverso la celebrazione di sante messe, con la preghiera, compiendo opere di carità, con l'applicazione di indulgenze. Ora facciamo un viaggio in silenzio. Lasciamo che i nostri occhi ammirino i particolari delle opere lasciate da questi grandi artisti. Opere che ci permettono di leggere le pagine più belle delle Sacre Scritture. Lasciamoci emozionare e accompagnare
in un viaggio che ci faccia elevare sempre più in senso verticale, sempre più vicini a Dio. Lasciamoci accompagnare da lei, da Maria, madre, colei che consola, colei che sostiene, colei che ha guidato i passi di molte persone, e come il beato Luigi Novarese, definito da San Giovanni Paolo II apostolo dei malati. Qui ha vissuto con la comunità dei silenziosi operai della croce, portando avanti l'apostolato dei volontari della sofferenza, l'apostolato degli ammalati e delle persone disabili, e qui oggi riposa nella terza cappella a destra. In questo silenzio proviamo a tornare alla Roma del 1966 per vedere questo meraviglioso santuario gremito di persone ammalate e disabili, immerse in una devozione straordinaria, guidate da lei, da Maria Santissima, tutte pronte a rispondere a quanto da lei richiesto a Lourdes e a Fatima. Pregate e fate molti sacrifici per i peccatori, perché non vi è chi preghi e si sacrifichi per essi.